Eccoci qua ragazzi, bentornati stamattina e il giorno dopo Napoli-Juve finita 5-1. La Juve erano 30 anni che non prendeva 5 palloni, li ha presi a Napoli nel 90 quando c'era questo signore qui, 5-1 in una partita di Supercoppa. Ha preso 5 palloni col Pescara, mi sembra, nel 92-93 e comunque prese pure 5 palloni nell'88 in un Juve-Napoli a Torino. Quindi non è proprio una cosa così rara, però erano 30 anni che la Juve non prendeva 5 palloni. Detto questo, siamo qui per esaminare la partita, per fare un'analisi tattica, per elogiare questo Napoli di Spalletti che fino a 2 settimane fa, anzi l'ultima settimana, tutte le testate giornalistiche, ovviamente è stata fatta tanta pretattica, tutte le testate giornalistiche, la Juve può riaprire il campionato, è una Juve che non subisce gol, è una Juve che ha la miglior difesa, è una Juve che prende 5 palloni in una sola partita. Questo è il calcio. Comunque andiamo per gradi ragazzi perché ce ne sono tante di cose da dire, gli appunti e gli spunti sono tantissimi. Quindi vi invito a mettere un like a questo video, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche perché è l'unico modo per restare aggiornati quando carico un contenuto. Comunque andiamo per gradi. Partita che si preannunciava tosta, lo è stata per certi versi, ma poi il Napoli ha dilagato. Comunque è una partita che è cominciata già tra le conferenze stampa di Spalletti e Allegri, che si sono punzecchiati, soprattutto Allegri ha punzecchiato Spalletti che ha risposto alla grande come fa sempre nelle conferenze stampa. Ma non siamo qui a parlare della conferenza stampa prepartita perché dobbiamo parlare di ciò che è successo in campo. Il Napoli scende determinato e il Napoli nei primi 20 minuti non fa vedere il pallone alla Juve. E come è cominciata la partita mi sono detto ok, allora è tornato il Napoli di settembre-ottobre. Il Napoli che per la prima mezz'ora ti chiude nella tua metà campo, cerca di buttare dentro quanto più palle possibili nei primi 30 minuti. È successo con la Juve, siamo andati avanti 2-0. Il primo gol di Osimhen su un cross dalla destra, Kvara che fa la sforbiciata, respinge Szczesny, è il primo, il più lesto, è il più voglioso, è il più cazzimmoso del Napoli. Osimhen la butta dentro di Tapin nell'area di rigore. E il Napoli che continua a macinare dopo l'1-0, arriva il secondo gol di Kvara, assist di Osimhen dalla destra, Kvaratskhelia deve solo buttarla dentro e lo fa, si riscatta, la polemica, non la polemica, è andato con il dito a zittire alcuni tifosi che ovviamente dopo 2 o 3 prestazioni sottotono già l'avevano messo sul patibolo, mentre io aspettavo come il pane il suo ritorno ed è arrivato ieri. Poi abbiamo preso il gol, sì, il gol preso. Ho letto qualche testata giornalistica che ovviamente danno la colpa a Kim perché il pallone è passato sotto le gambe di Kim, ma se guardiamo l'azione ci sono tanti rimpalli tra Lobotka, Di Lorenzo, Kim, arriva il pallone sui piedi di Di Maria che comunque col sinistro non ti perdona. Prima del 2-1 però c'è da analizzare una cosa perché io durante il primo tempo stavo in vento contro Rachmani perché deve ritrovare la condizione, perché ha fatto quella cappellata sull'incrocio di Di Maria che purtroppo ovviamente è un errore da poca lucidità, è un errore da poco minutaggio dopo l'infortunio, ci sta. E Di Maria da 20 metri con quel sinistro non perdona mai, ci è andata bene e dobbiamo ringraziare anche il santissimo Alex Meret che tutti quanti, sì, è un portiere che non esce, siamo d'accordo, è un portiere che non esce, è, un- è una caratteristica che non ha, o almeno è un fondamentale dove non eccelle, però tra i pali ragazzi è uno spettacolo, la parata che fa sulla deviazione di Rachmani che era un autogol già fatto e finiva 2-2 il primo tempo, vale, vale per me tutta la partita. Comunque, dopo questo salvataggio di Meret, andiamo a riposo 2-1 sulla Juventus.
Però nel primo tempo, a fine primo tempo, secondo me c'è stata la chiave tattica fondamentale di questa partita, perché Allegri sposta Chiesa sulla sinistra perché aveva cominciato a destra. Abbiamo visto tutto il primo tempo che con Chiesa a destra, quando Quara prendeva il pallone, veniva triplicato perché Chiesa in fase di interdizione è molto più forte di Di Maria, ha più fiato, ha più gamba, è più giovane, tutto quello che volete. Però Allegri, volendo pareggiare la partita e cercando qualche jolly, mette Chiesa a sinistra. Il primo tempo finisce 2-1 e nel secondo tempo, come inizia la partita, vedo Quara completamente in libertà sulla fascia sinistra. Il primo dribbling, il secondo dribbling, il terzo dribbling. Rimango così e dico, oh, è tornato Quara. Adesso sono cavoli amari per la Juve. E infatti sono stati cavoli amari. Quara ha fatto il bello e il cattivo tempo su quella fascia sinistra nel secondo tempo. Serve l'assist per il 3-1 di Rachmani che mi zittisce. Mentre nel primo tempo io stavo sempre, mamma mia, un errore di Rachmani, speriamo che si riprenda, speriamo che non si riprenda. Rachmani fa un gol da attaccante puro su calcio d'angolo di controbalzo e la mette all'angolino, 3-1, ed è il gol che ammazza la partita. In quel momento mi aspettavo un arrembaggio Juve come è stato sul 2-0, perché noi abbiamo preso il primo gol, perché forse non ci aspettavamo un arrembaggio subito dopo. Il 2-0 la Juve si è riversata in avanti. Invece sul 3-1 il Napoli sembrava che il Napoli stava perdendo e dovesse recuperare. Pressing sul 3-1, arriva il 4-1 con un grandissimo Osimhen ancora e con Kvaratskhelia che gli serve un cross al bacio. Però questo 4-1 secondo me il 50% del gol è di Mario Rui, perché Mario Rui si fa 50 metri ad andare a contrastare una palla morta che Bremer non riesce a rilanciare dalla linea di fondo, ma quella palla era andata, Bremer era lontanissimo, lo stesso Kvaratskhelia che era più vicino non ci va, incontra Bremer, ci arriva Mario Rui di gran carriera che sporca il pallone, lo prende Quara e mette la palla al centro e poi ovviamente col contagiri sulla testa di Osimhen che è l'attaccante più forte di testa che abbiamo in Serie A, ma non solo, è l'attaccante più forte al momento in Serie A. Parlano i numeri, parla la foga, parlano le partite che ha giocato, soprattutto le partite contro le grandi. Non sente il peso del match, lo gioca sempre allo stesso modo e mi fa piacere sul 2-1 soprattutto perché quello schema è stato fatto contro la Roma. Il lancio di Politano a scavalcare la difesa. Ovviamente nella Roma è stato diverso perché Osimhen era quasi solo, scarta Smalling e la mette e la incrocia dall'altra parte. Ieri invece Bremer non ci capisce niente perché Osimhen si allarga, sbraccia e si prende il pallone e la serve per Quara per il 2-1. Comunque quell'azione funziona, non importa con chi la fai, funziona sempre quando sei pressato. Quindi da questo punto di vista Politano fondamentale anche nel ripiegamento. Poi ovviamente il Napoli fa il 4-1, continua a pressare, continua a dilagare e finisce 5-1 con l'ultimo gol di Elmas, con assist, con passaggio di Di Lorenzo. Ragazzi, è stata una partita, ieri sera io sono rimasto 10 minuti così a guardare il risultato e a pensare, ma è vero. Mi sono svegliato stamattina ed è proprio vero, ragazzi. Il Napoli è tornato quello che era a ottobre. Io credevo che ci mettesse qualche partita in più e invece lo ha fatto secondo me, nella partita, non voglio dire più decisiva, però in una partita fondamentale per la corsa a scudetto, dove tu perdevi e ti ritrovavi la Juve a 4 punti, vincendo hai mandato la Juve a 10 punti, però io non faccio adesso il calcolo sui 10 punti sulla Juve, ma faccio il calcolo sui 7 punti che abbiamo sul Milan, perché il Milan oggi andando a vincere a Lecce, sempre se vince, rimane comunque a 7 punti.
Sicuramente è una bella botta psicologica, ma a livello di punti dobbiamo stare ancora calmi. Lo scudetto lo possiamo perdere solo noi e siamo d'accordo, però dobbiamo stare calmi perché non abbiamo ancora fatto niente, pur avendo dato 5 gol alla Juve. Ci teniamo la gioia, ci teniamo la vittoria, ci teniamo la fama di esprimere il più bel calcio, non voglio dire d'Europa, ma quasi, perché senza se e senza ma, ieri il Napoli ha fatto una delle migliori partite della stagione. Non possiamo dire la migliore perché ce ne sono state tante che si equivalgono, tipo Napoli-Liverpool, le partite con l'Ajax, che all'epoca si diceva avete affrontato il Liverpool non in condizione, sì, ma l'Ajax chi è? Campione d'Olanda, ma il campionato olandese. Le solite chiacchiere da bar. Bisogna sempre farli 10 gol all'Ajax andata e ritorno, devi sempre dare 4 palloni al Liverpool, vice campione d'Europa. Ieri abbiamo affrontato la Juve che aveva la miglior difesa, il Napoli con il miglior attacco. Non ha vinto il cortomuso, ma ha vinto il calcio e lo spettacolo. Spalletti l'aveva già preannunciato in conferenza, aveva detto noi siamo una squadra che predilige il bel gioco, andremo ad affrontare a viso aperto qualsiasi avversario, così è stato. Per quanto riguarda l'analisi tattica, il fatto che che Allegri abbia messo Chiesa sulla sinistra a fine primo tempo ha fatto sì che il nostro Spallettone, al quale vanno gli elogi, vanno tutti gli elogi di questo Napoli perché ha plasmato un Napoli in pochissimo tempo, si è ritrovato un Napoli nuovo dopo tutto il mercato fatto a giugno. Comunque Spalletti a fine primo tempo fa un cambio al 45esimo, cosa che non era mai successa a parte Kim la scorsa partita che è stato un cambio per preservarlo in vista della Juve. Entra Elmas, esce Politano. E io mi sono detto, ok, forse prima che cominciasse il secondo tempo credevo che Quara andasse a giocare a destra, perché comunque Spalletti anche in settimana Quara può giocare a destra, può giocare a sinistra. Credevo che spostasse Quara e giocasse Elmas a sinistra. Invece si presenta il Napoli ed Elmas va a giocare a destra al posto di Politano. Però io non avevo collegato ancora che è stata una mossa in correlazione al cambio di fascia di Chiesa. Perché ragazzi, secondo me questo è veramente il perno principale dell'analisi tattica. Chiesa a sinistra, si libera un posto sulla nostra sinistra dove agiva Quara e non viene più triplicato e la Juve prende 5 palloni. Allegri ha fatto la mossa per pareggiare la partita e ne ha presi 5. Certo, ci hai visto lungo, caro Max. Ci ha visto proprio lungo. Buon per noi. Ed Elmas a destra si è rivelato comunque un cambio azzeccato. Poi ci sono stati i cambi, entra Raspadori, entra Dombelé, entra Olivera al posto di Mario Rui, entrano Lozano. Non è questa la partita per fare le pagelle perché dovremmo dare un 8 corale a tutto il Napoli. Queste sono partite che le ha vinte la squadra. Ovviamente spiccheranno Quara e Osimhen per gli svariati assist e i gol che hanno fatto ieri. Però è un Napoli che ha trovato ciò che mancava. Nelle partite passate è mancato il centrocampo. O meglio, è mancata l'aggressività quando perdiamo il pallone. C'è stata un'aggressività ieri sera e un raddoppio di marcatura sistematico su tutti i calciatori della Juve che recuperavano palla. E questo è il punto del Napoli, è questa la forza del Napoli, un centrocampo da paura dove Anguissate lo ritrovi dovunque. Lobotka che non sbaglia un passaggio, si va a prendere la palla anche da Meret. Quando deve fare la finta e creare la superiorità numerica a centrocampo scarta l'uomo. Zielinski che con la sua tecnica sopraffina, grandi piedi e quando è in forma ha una bellissima visione di gioco. Ha fatto sì che il Napoli ci facesse godere come non mai, ragazzi. Io non riesco più a commentare le partite nell'immediato, queste partite nell'immediato, perché
ripeto, come ieri sera sono rimasto fulminato davanti allo schermo e riguardavo gli highlights e dicevo, è veramente successo. Ed è successo veramente, perché mi sono svegliato stamattina e è veramente successo. Sono andato anche a ricontrollare il risultato. È vero, è sempre 5-1. Tutte le applicazioni e tutti i risultati dal vivo mi dicono che il Napoli ha vinto 5-1. Quindi sarà vero. Caro Allegri, datti all'ippica se veramente ti piacciono i cavalli, per piacere. O meglio, rimani quest'anno che va bene. Ormai l'hai buttata nel cesso la Juve, perché non si può vedere nemmeno Chiesa che deve triplicare la marcatura su Quara. Tu hai un calciatore che è appena arrivato dall'infortunio, torna dall'infortunio, ha voglia di segnare, tanta foga e rabbia agonistica, oltre alla qualità che conosciamo di Chiesa, e lo devi sprecare in ripiegamento, non va. Milik isolato là avanti, ti sei affidato alle giocate di un campione, perché Di Maria, tutto ciò che ha fatto la Juve nel primo tempo, la maggior parte è merito di Di Maria. Però non è bastato, perché per un Napoli così ci vuole ben altro. Io non riesco ad immaginare cosa bisogna fare per fermare questo Napoli così, perché quando hanno gamba e corrono per 90 minuti cercando di incrementare sempre il risultato, pur essendo lo stesso sul 5-1, sul 5-1 il Napoli cercava il sesto gol ed è l'unico metodo per poter vincere lo scudetto, perché in Italia è sempre la stessa storia, devi fare, cioè noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, 94 punti non sono bastati, quindi secondo me Spalletti si è messo in testa veramente di eguagliare almeno quei punti per potertela giocare fino alla fine. Ripeto, sono uno che sta sempre con i piedi per terra, siamo a più 10 sulla Juve, è vero, ma siamo a 7 punti dal Milan se il Milan vince a Lecce, quindi occhio alle partite di oggi, ci godiamo tutta la giornata di Serie A, indipendentemente da ciò che facciano Inter, Milan, noi il nostro l'abbiamo fatto e non c'è cosa più bella, giocare di venerdì, vincere 5-1 con la Juve e sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, iscrivetevi e mettete un like a questo video perché più siamo e più belli siamo. Ciao ragazzi e saluti da Diego con un grande 5-1 negli anni 90 e dedichiamo questo 5-1 a lui. Ciao!